Terra Mara, anticipazioni dall'11 al 13 dicembre, dove vedremo le sorti di Umit e nuovi importanti colpi di scena. A Villa Yaman, Demir dice a Zuleyha che deve parlarle. Lei gli risponde che sa che Umit è incinta perché glielo ha detto lei stessa. Demir le chiede perché non glielo ha detto e Zuleyha risponde che aveva paura della sua reazione. Demir le dice che non permetterà che quel bambino nasca, che la madre ha pianto per anni per colpa di Sevda, di cui lui si è preso cura, quindi chiede perdono alla madre e anche a Zuleyha per averla fatta soffrire. Zuleyha gli risponde che lo ha già perdonato ed è sicura che anche la madre avrebbe fatto lo stesso. Contemporaneamente Fekeli riferisce a Lucia di aver aperto la causa per l'affidamento di Kerem Ali, ma non sa come reagiranno lo zio e la nonna del bambino. Poi le spiega che Mushgan aveva la madre e un fratello che vivono negli Stati Uniti e che saranno avvisati con un atto del tribunale. Lucia gli chiede se gli possono togliere il bambino, ma Fekeli risponde che non crede che siano interessati all'adozione, perché dopo che sono stati avvisati della morte di Mushgan, né si sono presentati al funerale né hanno mai telefonato per chiedere del bambino. Nel frattempo Demir viene avvisato dai suoi uomini che non riescono a trovare Umit. Allora esce per andare a cercarla, ma Zuleyha lo ferma dicendogli che non gli permetterà di ucciderla e gli chiede di giurare sui suoi figli che non le farà del male. Lui giura, poi le dice che non aveva intenzione di farle del male. Intanto Uzum porta dei biscotti a degli operai, tra cui Kumal, che la bacia e l'abbraccia. Sanie, che li vede, è molto perplessa. Poco dopo va da Zuleyha, che le dice che è preoccupata su ciò che possa fare Demir e ripensa a tutte le volte che ha abbracciato Sevda. Poi Zuleyha, vedendola preoccupata, le chiede cosa sia successo. Sanie risponde che quello stupido di Gaffur ha assunto Kumal quando lei non c'era, senza sapere chi fosse, e che lei non ne ha una buona opinione perché vede che si avvicina sempre ad Uzum e vorrebbe licenziarlo. Zuleyha le risponde di farlo subito. Infatti, Sanie si reca subito da Kumal, gli dà i soldi di un mese e gli dice che deve mandarlo via perché il lavoro è diminuito. Kumal cerca di convincerla, parlando di moglie e figli, ma lei gli risponde che lui è giovane e Ciukurova è piena di fattorie dove trovare lavoro. Gaffur, che ha assistito indispettito, le chiede perché l'ha mandato via. Lei gli risponde che non gli piace il suo atteggiamento, allora Gaffur lo difende con una tale intensità che Sanie, insospettita, gli chiede se si fa dare una tangente da lui. Gaffur inizia a difendersi, ma Sanie se ne va senza ascoltarlo. Umit si reca nell'ufficio di Fikret, di cui ha la chiave, rovista nei cassetti e trova la chiave della cassaforte, la apre e si appropria della pistola che vi è custodita. Poi telefona a Fikret e gli dice che è in pericolo perché Demir vuole ucciderla e gli chiede di raggiungerla nel suo ufficio. Poco dopo Fikret la raggiunge, lei lo abbraccia e gli dice che è spaventata. Fikret le chiede perché Demir la vuole uccidere. Umit gli dice che è incinta e quando Demir l'ha saputo è impazzito e ha cercato di rapirla, ma è riuscita a scappare per l'arrivo della polizia. Fikret le chiede se vuole il bambino. Lei gli risponde di sì perché ha 35 anni e potrebbe essere la sua ultima occasione di diventare mamma e gli chiede di proteggerla da Demir per i 5 mesi che mancano alla nascita del bambino. Fikret le risponde che ha promesso a se stesso che non avrebbe avuto più problemi con Demir, perciò deve andare ad Istanbul e lui la aiuterà in tutti i modi. Umit però non vuole andarsene, al che Fikret la avverte che se rimane a Ciukurova, Demir non lascerà vivere né lei né il bambino. Umit gli risponde che se lei se ne andrà, Demir vivrà una vita felice e che non è quello che avevano progettato quando erano arrivati a Ciukurova. Fikret le risponde che non c'è più nessun piano perché lui si è innamorato di Mushgan e lei di Demir. Lui ha perso Mushgan e lei è incinta. Quindi, se vuole avere il suo bambino, se ne deve andare. Lei accetta e allora Fikret le dà appuntamento dopo un'ora alla fermata degli autobus e le dice di aspettarlo lì, che le porterà dei soldi e una macchina con la quale raggiungere Istanbul.
Fikret poi si reca in azienda, ma come arriva, Cetin lo avvisa che Fekeli lo sta cercando ed è preoccupato e di andare urgentemente da lui. Quando arriva a casa, trova Fekeli che sta discutendo con un avvocato che dice che è lì per prendere Kerem Ali su un mandato dei parenti che ne hanno diritto. Sia Fikret che Fekeli si rifiutano di darglielo, dicendogli che il bambino è a casa loro e non lo daranno ad uno sconosciuto. L'avvocato risponde che loro non hanno diritti legali con il bambino e che chiamerà la polizia. Fikret gli risponde che Kerem Ali è suo figlio e se prova a prenderlo lo ucciderà. L'avvocato lo avverte che si vedranno in tribunale. Mentre Fikret, Fekeli e Lucie stanno discutendo della richiesta dell'avvocato, Nazire gli avverte che Kerem Ali sta male, vomita ed ha 40 di febbre. Subito corrono in ospedale e qui Baitiar e Aykut prendono il bambino per visitarlo. Aykut dice che c'è un'epidemia di meningite per cui ordina degli esami specifici. Sentendo ciò, tutti si preoccupano e pregano per lui. Nel frattempo, mentre Umit sta aspettando Fikret, Demir incontra gli uomini che ha incaricato di trovare Umit e gli dicono che stanno controllando dappertutto e che non ha preso né aerei né noleggiato una macchina. Demir le avverte che Umit non deve lasciare Chukurova. In ospedale il bambino piange e l'esame a cui deve essere sottoposto è difficile, per cui l'ansia e la preoccupazione di tutti è devastante. Fikret, piangendo, dice che Mushgan gli ha lasciato il bambino e se gli succedesse qualcosa non potrebbe continuare a vivere. Alla stazione degli autobus, Umit, vedendo che Fikret non arriva, sale sul bus per Istanbul, però un uomo la guarda, la segue e le si siede dietro. In ospedale l'attesa è snervante e cercano di farsi forza tutti a vicenda. Poco dopo Aykut gli avverte che Kerem Ali ha la meningite e sarà portato in terapia intensiva. Tutti e tre piangono per l'angoscia e la paura e Lucie abbraccia Fikret per fargli coraggio. Quando l'autobus per Istanbul si ferma per una sosta, Umit scende ma viene bloccata dall'uomo che l'aveva seguita e viene caricata in una macchina che li stava aspettando e che si allontana rapidamente. Sharmin e Betul sono a casa Yaman e Sharmin dice di essere preoccupata per quello che può combinare Umit. In quel momento Demir riceve una telefonata dai suoi uomini che lo avvertono che hanno trovato Umit. Sharmin, che ha sentito, gli chiede cosa vuole fare e lui le dice che l'indomani un medico andrà da lei per praticare l'aborto. Sharmin gli risponde di controllarsi. Quando Zuleia torna dalla camera dei bambini, Sharmin la informa che hanno trovato Umit e l'hanno portata nella loro baita e che l'indomani un medico andrà a praticare l'aborto. Zuleia vuole raggiungere Demir, ma Sharmin e Betul la convincono a restare perché Demir ha giurato di non ucciderla e di aspettare che torni. Quando Umit giunge alla baita, trova Demir che la sta aspettando e le chiede se pensava di fuggirgli. Lei gli risponde che non scappava da lui. Poi gli dice che non può togliere la vita ad un bambino e che lei è innamorata di lui. Lo prega di lasciarglielo perché è l'unica cosa che le rimane di lui. Gli assicura che non vuole nulla e che non disturberà mai né lui né Zuleia. Demir le risponde che il giorno seguente andrà a un medico. Prima di andare via, Demir raccomanda agli uomini di guardia di non perderla di vista. Umit, rimasta sola in casa, ha paura che il suo inganno venga svelato e che lui non la perdoni e cerca un modo per scappare da lì. Intanto Sevda, disperata, arriva al cancello della villa e chiama a gran voce Demir, chiedendo dov'è sua figlia. Le si avvicina Zuleia e le dice che Demir insegue Umit perché vuole farla abortire. Sevda la prega di dirle dove si trova e le promette che lasceranno subito Chukurova. La prega di aiutarla perché anche lei è una madre e la può capire. Zuleia le risponde che non ha mai mentito né cercato di distruggere nessuno, neanche per i suoi figli, e se fosse stata sincera sarebbe andata anche contro Demir per aiutarla, ma adesso non può fare niente e le dice di andarsene. Betul, che ha assistito alla scena, di nascosto raggiunge Sevda e le dice dove Demir ha portato Umit e di affrettarsi a salvarla perché il giorno dopo un dottore andrà da lei per farla abortire.
Sevda la ringrazia. Quando Demir torna a casa, Zuleia gli dice che non vuole che faccia abortire Umit. Lui le risponde che è la cosa migliore per loro e che ha cercato di convincerla, però lei non è interessata al bambino ma solo alla vendetta. Zuleia gli risponde che non può diventare un assassino. Demir le ribatte che non vuole il bambino e che non vuole che si ripeta la storia di Fikret. Zuleia allora gli dice di darle dei soldi, casa e farla uscire dalle loro vite. Demir le risponde che se voleva se ne sarebbe già andata e che deve farlo per proteggere i loro figli. Zuleia gli ribatte che proverà rimorso per tutta la vita. Contemporaneamente Fekeli con Lucie e Fikret sono fuori dalla camera di terapia intensiva dove si trova Kerem Ali. Sono tutti angosciati e Fikret dice che non sa come sopportare quel dolore perché Kerem Ali è la sua sola ragione di vita. Fekeli gli risponde che deve avere pazienza, pregheranno tutti Dio e lui salverà il bambino. Sevda arriva alla casa dove tengono Umit e chiede di poterla vedere, ma gli uomini di guardia glielo impediscono. Lei li prega che deve vederla e dice che l'indomani andrà un dottore per farla abortire. Umit sente le sue grida e le urla di salvarla. Mentre viene allontanata, Sevda le grida che salverà lei e il suo bambino. Fusun è in visita a Betul e Sharmin e chiede informazioni sulla situazione tra Demir e Umit perché molte persone hanno visto Umit scappare dalla stazione ferroviaria. Sharmin allora le rivela che Umit è incinta. Fusun, sorpresa, dice che è un grosso scandalo. Sharmin le risponde che non lo deve sapere nessuno e che l'indomani Demir la farà abortire perché lei non gli ha lasciato scelta. Fusun risponde che Umit è pazza e riuscirà a far nascere il bambino e a farsi dare parte delle sue ricchezze. Betul le risponde che Demir non lo permetterà, ma Fusun ribatte che mamma e figlia sono arrivate a Ciukurova con il progetto di avvicinare Demir. Sharmin allora commenta che così Sevda ottiene per la figlia il cognome Yaman e le loro ricchezze, cosa che lei non ha potuto avere quando c'era un Kar. Quando Fusun va via, Betul dice alla madre che Umit può intralciare i loro piani. Sharmin le risponde che riusciranno ugualmente ad avere ciò che vogliono. Betul però le risponde che non si accontenterà dell'elemosina di Demir, ma che si prenderà tutto ciò che hanno tolto loro e di avere pazienza perché se ne occuperà lei. In ospedale Fikret piange e dice che Kerem Ali deve vivere, crescere, giocare e andare a scuola e che devono fare tante cose insieme. Lucie e Fekeli gli rispondono che supererà la malattia e guarirà, poi gli dice di andare a lavarsi il viso. Rimasti soli, Lucie dice a Fekeli che soffre a vedere Fikret in quelle condizioni e non sa cosa fare. Fekeli le risponde che pregheranno perché la preghiera è l'unica risposta al loro dolore. Mentre Fikret sta passando in corridoio, vede che nella stanza di Baityar c'è l'avvocato dei parenti di Mushgan che si informa sulle condizioni di Kerem Ali perché ha il mandato per portarlo al più presto da loro negli Stati Uniti. Baityar gli risponde che il bambino sta male e stanno facendo del loro meglio. Fikret entra nella stanza, colpisce l'avvocato con un pugno e tenendolo per la giacca gli dice che nessuno può portargli via suo figlio. Poi gli chiede dove stanno i suoi clienti quando Mushgan soffriva e perché non hanno partecipato al suo funerale. Alle sue urla accorrono sia Lucie che Fekeli che lo allontanano dall'avvocato. Fikret però lo avverte che se vogliono il bambino devono riuscire a prenderlo dalle sue mani. L'avvocato se ne va, minacciando di ricorrere alla legge. Fekeli cerca di calmare Fikret e gli dice che il bambino non lo daranno a nessuno. Il giorno seguente Zuleia è in giardino. Quando vede arrivare il medico, subito gli va incontro e gli dice che hanno cambiato idea e che rinunciano a far praticare l'aborto. Il medico le risponde che ne è sorpreso perché Demir era molto determinato. Zuleia gli assicura che ha cambiato idea e gli chiede scusa. Terminano così queste anticipazioni. Il confronto tra Demir e Umit non è di certo finito qui. E quali saranno le sorti di Kerem Ali? Io sono Stefania, vi aspetto come sempre al prossimo video. Intanto vi mando un abbraccio e come sempre, se vi va, lasciatemi un commento per dirmi cosa ne pensate della puntata.